Lazio 3, Inter 1, ancora una volta, una brutta sconfitta all'Olimpico, ancora una volta ci batte la Lazio, una serata veramente, veramente brutta, veramente terribile. Simo, siamo ancora caldi perché la partita si è appena conclusa, i gol di Felipe Anderson, Lautaro Martinez, Luis Alberto e Pedro, davvero, davvero una brutta Inter stasera. Sì, non si salva nulla, lo dicevamo in diretta, fatico a trovare un sufficiente, fatico a trovare uno spunto per dire vabbè ripartiamo da qui, e per certi versi, lo dico subito così metto subito la provocazione forse tra virgolette, no, per certi versi il fatto che sia andato male così tutto è positivo, cioè io prima dicevo anche in cronaca la possiamo forse inserire all'interno della serata storta, non nel senso di serata sfortunata, ma nel senso letterale, cioè serata dove non funziona nulla, tutte le cose che sono state pensate sia dal primo minuto che a gare in corso sono state sbagliate. La Lazio ha sinceramente strameritato la vittoria, nonostante non abbia magari dominato l'Inter in lungo e in largo, però obiettivamente ha meritato la vittoria. Dalle prossime partite vedremo se appunto questa è stata una serata storta. Io mi limitavo a dire in cronaca, adesso è il momento dei tutti out, come è normale che sia ogni volta. Dopo un anno e mezzo di Inter, io non posso pensare che l'Inter sia questa. Quindi mi viene molto più facile pensare che non ci siano tutti questi problemi visti oggi, ma che sia appunto una serata sfortunata, cosa che chiaramente non giustifica gli errori, perché non è che adesso vuol dire Sì. vabbè andiamo via e fine. No, cioè tanti errori e ingiustificabili. Assolutamente, infatti lo specifico per l'ennesima volta, perché poi quello che diciamo viene sempre decontestualizzato per creare la critica, la polemica. Serata sfortunata nel senso che non abbiamo funzionato, cioè l'Inter di stasera oggettivamente troppo brutta per essere, appunto, come diceva Simo, la vera Inter. Sono d'accordo con te. Ho visto un Inter, poi dopo raccontiamo la partita per chi non l'avesse vista, ripiloghiamo un po' quello che è successo durante tutto l'arco della gara. Ho visto una Lazio molto forte, io l'avevo già detto in realtà prima della partita, avevo messo tutti in guardia, ragazzi, questa è una Lazio forte, è già forte, è più forte secondo me rispetto a quella della scorsa stagione. Sapevamo che arrivava con tanta voglia di vincere questa partita, sapevamo che la stavano preparando in maniera particolare, non che l'Inter non la volesse vincere, assolutamente, però loro sapevamo che ci tenevano in modo particolare. Anche noi ci abbiamo provato subito all'inizio con un Inter molto aggressiva, l'abbiamo vista subito cercare di aggredire la Lazio, di andare a guastare le linee lì in mezzo al campo, metterli in difficoltà nella costruzione dal basso, tant'è che subito all'inizio hanno avuto delle difficoltà anche ad uscire dal nostro pressing e hanno dovuto ricorrere al lancio profondo. Le squadre all'inizio sembravano anche un pochettino spaccate, però subito dopo quella prima fase di Inter più aggressiva i ritmi si sono abbassati, ho visto tanta fase di studio, l'Inter l'ho vista anche un po' innervosita, Simone, ho sottolineato spesso come non mi è piaciuto per nulla l'atteggiamento di alcuni giocatori pronti lì a protestare, a sbracciare, a litigare o comunque a sottolineare gli errori dei propri compagni di squadra. Non lo trovo un atteggiamento costruttivo, loro sicuramente sanno meglio di me se va fatto o meno. La mia sensazione però è che se tutti si cominciano a gridare poi si crea un nervosismo che io poi ho visto poi in quello che è stato il rendimento dell'Inter. Una volta subito il primo gol di Felipe Anderson, di cui poi parliamo, mi sarei aspettato un qualche cambio, cioè per esempio i temi tanto sono quelli. Subito nel mirino è stato messo Gagliardini, una volta preso il gol per me la partita di Gagliardini era finita, cioè non aveva più senso, si era già visto nel primo tempo, sì recuperava palloni, sì Milinkovic-Savic è stato limitato, però poi manca totalmente la qualità in avanti e questa qualità in avanti, questa assenza di qualità in avanti mi è sembrata piuttosto evidente in questa partita in cui sono mancati i rifornimenti agli attaccanti e in generale comunque non è che abbiamo creato così tanto in zona avversaria proprio perché lì ci chiudevano, cioè non riuscivamo a superare ad un certo punto le tre quarti, se non quando poi nel secondo tempo, dopo il gol segnato da Lautaro Martinez, c'è stato un attimo
di Inter, che ha riprovato subito a riportarsi in vantaggio con Dumfries vicinissimo al gol del 2-1, poi però ha ripreso il controllo la Lazio e l'Inter sporadicamente si è resa pericolosa con dei lanci dalla distanza, con qualche cross. Il finale è stato sostanzialmente una solo Lazio. Si ripropone poi un altro problema, Simo. I gol presi dopo 3 giornate di campionato sono decisamente troppi ed è un po' una prosecuzione di un precampionato in cui oggettivamente anche lì le reti erano state decisamente troppe, troppi anche errori individuali, perché il primo gol preso da Felipe Anderson, non puoi lasciare Felipe Anderson col piede di testa così tra Bastoni e Di Marco che si guardano, ci vado io, ci vai tu, e ci va Felipe Anderson, dai. Sì, no, pessimi, pessimi, ripeto, si fa fatica proprio anche a concentrarsi su delle cose in particolare perché veramente non ha funzionato nulla. Io guarda, so di andare contro diciamo, l'opinione comune, ma non ho problemi, lo dico, io non condivido questo attacco frontale a Gagliardini, non perché abbia giocato bene, ma perché mi sembra il classico capro espiatorio che si può individuare, così come Andanovic, che vedo anche qui tanti commenti nei confronti di Andanovic, che mi sembra uno dei meno colpevoli. Tutti insufficienti, Andanovic e Gagliardini compresi, ma se vogliamo dire che la sconfitta nasce perché gioca Gagliardini, io non sono d'accordo, sinceramente, nasce per 1000 altri motivi. E venendo alla tua considerazione, la condivido. Non lo so, francamente, da cosa dipenda, perché poi se vai a vedere l'Inter dell'anno scorso è ad un gol subito dalla miglior difesa, cioè non è la miglior difesa per un gol, quindi poi nel computo totale i numeri danno anche ragione da questo punto di vista. Però il primo gol subito oggi, l'ho detto anche subito, è inaccettabile, perché è un errore che non è possibile, soprattutto visto il tipo di partita che veramente andava a favorire molto chi riusciva a sbloccarla, perché era una partita a scacchi con dei ritmi non letargici, di più ancora. E poi la Lazio è ficcante. La Lazio, quando prima dicevamo, l'ho detto bene tu, è una squadra forte, non è che lo si dice per dire. Cioè io ero convinto che la Lazio fosse forte. Poi contro l'Inter trova sempre l'incastro perfetto, perché veramente sono anni che ci mette in difficoltà. Però è forte, palleggia bene, ha degli attaccanti brevilinei che danno qualità. Purtroppo paghiamo la tassa. C'è poco da Sì. fare. Guarda, la parola qualità infatti secondo me è una chiave molto interessante perché il crollo dell'Inter secondo me dal punto di vista fisico poi è stato soprattutto negli ultimi 20 minuti dove però loro hanno diminuito la quota fisica aggiungendo molta qualità, infatti. Cioè hanno aggiunto Luis Alberto, hanno aggiunto Pedro, cosa che noi non abbiamo fatto. Cialanoglu è entrato secondo me forse un po' troppo tardi, un giocatore che poteva darti quel tocco in più a livello di qualità. Poi ecco, chiaro, ripetiamo, non è che solo Cialanoglu avrebbe salvato la partita. In chat leggo anche, sto seguendo anche vari commenti, se Dumfries avesse fatto quel 2-1 sarebbe poi stata un'altra partita. Assolutamente sì, gli episodi poi sono comunque decisivi perché è chiaro, trova il gol del vantaggio la Lazio, come dicevamo prima, con un errore nostro sostanzialmente, ne approfitta. Il gol poi del 2-1 di Luis Alberto nasce da un altro errore nostro, ma poi da una super conclusione dalla distanza, da fenomeno di Luis Alberto con il destro. Però gli episodi comunque fanno parte del calcio e io credo che l'Inter abbia fatto meno della Lazio per giustificare una vittoria che chiaramente la Lazio ha motivato di più nel complesso, almeno per quello che ho visto io in tutti i 90 minuti. Lukaku non va mai tolto, scrivono nei commenti. Mi ha molto sorpreso la decisione del mister di sostituire Lukaku ad un certo punto. Lukaku è uscito insieme, Simo? Mi sta sfuggendo un A attimo il cambio. Dumfries e a Di Marco. Ok, quindi hanno ribaltato le fasce, sì, in effetti. Allora, le fasce ripensandoci poi, stavo vedendo che con l'ingresso di Pedro soprattutto stavamo prendendo un po' di difficoltà lì sulle corsie, quindi magari mettere più forze fresche sulle fasce poteva essere una scelta anche giusta. La scelta di togliere Lukaku per Dzeko, francamente fatico a spiegare, cioè non me la spiego soprattutto perché poi Lukaku è l'unico giocatore che vediamo anche mettere in difficoltà la loro difesa e costringerli ad essere un po' più bassi. Invece così poi si sono anche alzati in più, ancora di più, e oggettivamente poi chiunque è entrato comunque è entrato malissimo. Detto che anche Lukaku stava facendo veramente molto male stasera. Più in versione Chelsea, dicevamo, e leggo anche dalla chat.
Sì, la forza e l'importanza di Lukaku la testimonia proprio il fatto che in tanti dicono non togliamolo sebbene stesse giocando in maniera orribile. Io ho fatto il paragone con Leao del Milan, cioè anche Leao è un tipo di giocatore che anche quando giochi male ci pensi 150 volte prima di sostituirlo. Soprattutto se poi mi inserisci un Dzeko che l'anno scorso hai già visto con Lautaro non funziona benissimo, rinunci a mettere appunto un po' di apprensione alla difesa avversaria. Inzaghi qui temo che sia ricaduto nell'errore che l'anno scorso ha fatto tante volte quando toglieva la coppia titolare per mettere Correa Sanchez, quando faceva dei cambi forzati, spesso ha tolto Çalhanoğlu per mettere Vidal in partite che ancora erano nel pieno. Oggi, lo dicevo anche in cronaca, ha la piccola attenuante del fatto che probabilmente Lukaku non sta ancora bene, perché sono 2 partite di fila che viene sostituito circa allo stesso minuto. Però comunque perdere questa, cioè non perdere la parità per i cambi, però un po' l'hanno indirizzata, perché obiettivamente l'Inter stava già giocando male, ma dopo i cambi è sparita ulteriormente e poi c'era ben poco da poter fare una volta che hai tolto quei pilastri. Hai anche qui forse un po' di sfortuna da parte del mister, il fatto che mi metti Darmian, che è l'uomo a cui ti affidi in qualsiasi condizione, ed entra malissimo, e allora capisci che proprio funziona ben poco la serata. Decisamente, mi aspettavo tante risposte stasera, non le ho ricevute, o se le ho ricevute non le ho ricevute positive, perché c'è poco da salvare in questa partita. Forse sì, possiamo salvare, ti butto lì qualche cosa sparsa. La prestazione di De Vrij mi è sembrato ancora una volta molto positiva. Mi è piaciuto, poi possiamo metterci dentro l'atteggiamento di Lautaro Martinez, uno degli ultimi a mollare, ci ha messo tutto anche negli ultimi minuti. Per il resto non lo so, non ricordo molto altro. No, no. Ah, ti butto lì un'altra Vai. cosa, nel senso che nel momento in cui non va il gioco, non so se poi ha inciso anche un campo oggettivamente molto sabbioso, quello dell'Olimpico, visto che molti l'hanno sottolineato durante la diretta. Quando non c'è stata la qualità che comunque mancava a centrocampo nell'arrivare agli attaccanti, la soluzione del cross in area comunque diventa sempre molto pericolosa per l'Inter, perché da lì abbiamo creato sicuramente le uniche preoccupazioni alla loro retroguardia. Quella soluzione lì l'abbiamo usata, cioè ha funzionato per 5 minuti più o meno, esattamente come l'Inter. Cioè l'Inter ha giocato da Inter per 5 a star larghissimi 10 minuti. Dal gol di Lautaro più o meno per i successivi appunto 6-7 minuti, mi verrebbe da dire, e poi quando hai iniziato a giocare coi cross un paio di volte hai fatto delle belle giocate, per il resto zero. Quelle giocate che invece contro il Lecce e lo Spezia abbiamo visto molto più spesso. E anche questo mi porta allora a dire serata storta. Perché obiettivamente, no, perché se la sintesi è fa tutto schifo, va bene, io non sono d'accordo, però va bene. Io preferisco che sia più, cioè, è più facile secondo me pensare che sia una serata storta. Detto che, lo ripeto ancora, questo non giustifica nulla. Ecco. Sei stato chiarissimo, spero, anzi, me lo auguro, ehm, ma comunque chi troverà l'appiglio per fare la critica Ma sì. ovviamente ci sarà. Iscrivetevi al canale se ci avete seguito fino a qui, mi raccomando, fateci sapere nei commenti cosa salvereste di questa partita. Dai, lo aspetto qui sotto nei commenti e ci vediamo poi su passioneinter.club.